Ehi là, in questo video parliamo di OpenVRT che è un sistema operativo Linux ma un po' particolare, non è adatto ai computer normali, è un sistema operativo più che altro per router, soprattutto quelli supportati, e vedremo quali sono le caratteristiche principali e poi quali sono i passaggi se volete installarlo. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram per gli aggiornamenti e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di guardare gli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, perché cambiare il sistema operativo al router? Normalmente quando compriamo un router ci viene fornito con un firmware, quindi una versione minimale di un sistema operativo e normalmente questo oggetto non viene quasi mai aggiornato dai produttori. Si tratta di un sistema operativo molto minimale, quindi nel caso dei router è un sistema operativo che si occupa appunto di gestire il traffico di rete all'interno della propria rete locale. Tuttavia ci sono anche altri utilizzi che si potrebbero fare a questo livello, ma normalmente non vengono fatti perché il produttore non ci permette di fare particolari modifiche e sotto alcuni punti di vista meno male perché alcune modifiche a questo livello significherebbe che magari internet all'interno di casa nostra smette di funzionare e quindi alcune persone preferiscono magari aggiungere un altro oggetto, per esempio un Raspberry Pi, per fare diciamo altre funzionalità aggiuntive che il router non ci permette di fare. Tuttavia questo progetto, che si chiama OpenVRT, è un sistema operativo Linux a tutti gli effetti, quindi tutte le cose che facciamo da linea di comando verosimilmente riusciremo a farle anche a livello router, grazie a OpenVRT, che è un sistema operativo Linux totalmente configurabile. L'altra motivazione di valutare questa opzione è quella che gli oggetti che non vengono aggiornati potrebbero essere a rischio di vulnerabilità. Infatti su Kali Linux ci sono anche dei tool che sfruttano questa caratteristica di questi oggetti che normalmente non vengono aggiornati. Un sistema operativo Linux che in qualche modo è simile a questo OpenVRT che avevo recensito in passato è quello che viene utilizzato all'interno di questa videocamera. Anche qua è possibile cambiare il firmware e aggiungere delle funzionalità che questo oggetto inizialmente non aveva. L'altra caratteristica interessante è che questo sistema operativo Linux minimale non ha systemd. Qui apro una piccola parentesi: alcune persone si sono sconvolte perché ho parlato del fatto che anche su Linux verrà integrata la schermata blu dei crash come su Windows. In realtà questa cosa non è che aumenta l'instabilità di Linux, anche Linux ogni tanto crasha. La differenza grossa è che prima di questa modifica, quando Linux crashava, verosimilmente non ci dava un feedback grafico. Invece con questa modifica su systemd avremo anche su Linux una videata che ci darà questo tipo di informazioni sul perché è avvenuta questa cosa. Questa non è una cosa che accade su OpenVRT perché OpenVRT non ha un ambiente grafico e non utilizza neanche systemd. Chiusa parentesi. Ok, allora vi faccio vedere prima una panoramica, diciamo cosa c'è di diverso rispetto all'interfaccia web di un router normale e poi farò alcune considerazioni appunto sull'installazione di questo sistema operativo. Ok, questa è la schermata iniziale. All'inizio vedete Lucy Web. Lucy Web è l'interfaccia web di questo sistema operativo e tutte le funzionalità si possono utilizzare sia da interfaccia web e sia tramite SSH, quindi una cosa che non tutti i router ci permettono. Quindi abbiamo a disposizione un sistema operativo Linux anche con un kernel relativamente recente. Non si tratta di un sistema operativo x86, quindi gli eseguibili Linux devono essere ricompilati per questa architettura MIPS di processore. Tuttavia possiamo fare quello che faremmo normalmente su Linux, quindi vedere quanta memoria libera abbiamo, possiamo vedere, non so, i log e possiamo anche far partire htop
anche se in realtà questa cosa non è installata di default, l'ho installata in un secondo momento. Come vedete, questo sistema operativo occupa 23 MB di RAM, quindi molto poco, e questo oggetto sul quale ho installato il sistema operativo occupa 55.9 MB di RAM, quindi ha anche pochissima RAM a disposizione, e questi sono appunto i processi attivi, quindi questo è il processo che occupa attualmente più memoria, poi la gestione del wifi e cose di questo tipo. E qui a livello di CPU vediamo che adesso HTOP è il processo che occupa più CPU in questo momento. Ok, torniamo all'interfaccia web, che è quella un po' più semplice da utilizzare. Anche qua vediamo le informazioni sulla memoria, sullo spazio fisico dove possiamo scrivere, e caratteristiche appunto della rete sul quale è attivo questo router. L'altra cosa curiosa è che viene già attivato con IPv6. Anche qua non voglio entrare troppo nel merito. IPv6 è una tecnologia che si sente parlare da tantissimo tempo. Aumenta la quantità di indirizzi internet pubblici, tuttavia, se devo essere onesto, non porta particolari vantaggi. È una scelta che normalmente fa il vostro provider piuttosto che voi. Con questo router, diciamo, appena installate questo firmware avete già la doppia rete sia IPv4 che IPv6, che in alcuni casi vi può anche confondere, perché onestamente gli indirizzi IPv6 sono veramente illeggibili, non sono 192, 168, ma sono veramente delle cose diciamo più complicate da gestire. Però appunto potete anche qua decidere di disabilitare questa funzionalità se non la utilizzate, molto semplicemente. Ok, allora guardiamo un po' il menu. Quindi abbiamo, questa è overview, questa è routing, quindi sempre informazioni per quanto riguarda la rete attiva in questo momento. Abbiamo il firewall, quindi se abbiamo particolari regole avanzate sul traffico di rete, cosa si può fare sulla rete locale, cosa non si può fare. E diciamo la configurazione è utile per chi sa già come funzionano queste cose. Difficilmente imparerete da questa interfaccia, visto che comunque dovete avere un po' di teoria di reti per apprezzare al meglio questo sistema operativo. Qui abbiamo i log, quindi log di sistema, processi attivi, quindi qua è interessante vedere che tutte le cose che si possono fare da linea di comando si possono fare anche da interfaccia web. Questi sono tutti i processi attivi, DNS Mask, Dropbear e un'alternativa compatibile con SSH ma più leggero, web server e sincronizzazione appunto dell'orario, e questi sono tutti i processi attivi in questo momento. C'è channel analysis, quindi questa cosa dovrebbe dirvi, se utilizzate il wifi, quali sono appunto le frequenze più utilizzate, e questa invece è sul consumo della rete, quindi vi fa anche qua il grafico in tempo reale di quello che viene trasmesso sulla rete, sul tipo di rete e cose di questo tipo. Ok, allora system, ok, qua sincronizzazione dell'ora tramite NTP, logging, anche qua ci sono tantissime opzioni che per utente normale probabilmente sono cose che non interessano, per l'utente avanzato probabilmente le farebbe da linea di comando, quindi anche qua è difficile capire qual è effettivamente il tipo di utente che può apprezzare di più questo sistema operativo. Lingua a disposizione, c'è solo l'italiano, scusate, c'è solo l'inglese. Ok, quindi questo era system, amministrazione, quindi qua potete configurare il tipo di accesso, quindi la password per l'interfaccia web, la password se invece lo amministrate tramite SSH. E il vantaggio di amministrarlo tramite SSH è che potete automatizzare molto le cose che appunto con i router consumer normali
normalmente non avete la possibilità di dare dei comandi per configurare in modo sistematico certe funzionalità. Software, questo è interessante perché a differenza degli altri router, qui abbiamo proprio un sistema di pacchetti che appunto i pacchetti sono IPK e il tool che li gestisce invece si chiama OPKG, quindi OPKG Update, funziona un po' come APT, però appunto è un sistema di pacchetti diciamo diverso e anche qua avete delle funzionalità simili comunque, quindi listare i pacchetti installati, aggiornare e fare appunto l'aggiornamento. Però appunto se utilizzate l'interfaccia web vi dà anche più informazioni, per esempio qua mi dice i pacchetti disponibili, qua sono invece i pacchetti installati, quindi DNS Mask, Dropbear. Ovviamente se rimuovete dei pacchetti vitali c'è il rischio che vi troviate con un router che non fa più da router e non riuscite più a comunicarci insieme. Però appunto ci sono tanti pacchetti, per esempio una delle cose che alcuni aggiungono è la possibilità di utilizzare proprio a livello router, per esempio WireGuard. Alcuni router magari vengono venduti che hanno già integrato OpenVPN, ma voi volete utilizzare WireGuard e OpenVRT vi dà il massimo della libertà, quindi potete installare il tipo di VPN che volete e anche qua gli aggiornamenti vengono a livello di pacchetto, quindi potete decidere di installare i pacchetti singolarmente e ce ne sono veramente tanti, più di quelli che vengono, diciamo, supportati da un router consumer. E appunto questo Lucy è l'interfaccia web che sto utilizzando adesso per gestire il sistema operativo. Updates, quindi qua potete aggiornare singolarmente i pacchetti. E come vedete sono tantissimi e anche gli aggiornamenti sono abbastanza recenti, tipo questo Firewall 4, la versione che ho installato, quindi quella del firmware iniziale è del 23 marzo e quella disponibile invece è del 1 settembre, quindi sono tutti pacchetti molto aggiornati, cosa molto difficile da trovare sui router dei supermercati che normalmente una volta venduti non vengono aggiornati più di tanto dal produttore. Ok, altra cosa interessante, abbiamo Startup. Quindi su Startup abbiamo effettivamente l'analogo di systemd, qua viene utilizzato script classici Linux RC. Anche qua potete decidere di farli partire, riavviare, stoppare e abilitarli o meno appunto all'inizio, e questi sono tutti i processi di sistema che effettivamente partono con OpenVRT. C'è anche Local Startup, quindi se voi avete qualche script che volete far partire all'inizio potete appunto specificarlo qua dentro prima di exit 0. Ok, altra cosa interessante, abbiamo la possibilità di gestire anche i cron job. Questo testo che vedete qua sarebbe una cron tab, quindi se avete degli script che volete eseguire in modo ricorrente ogni ora, ogni giorno, quando vi interessa, potete metterlo qua. E questa anche è una funzionalità che non trovate sui router normali, dovete appunto associare altri computer. Qua invece potete farlo sul router che normalmente rimane acceso e quindi potete fare questo tipo di attività ripetitiva a questo livello. Ok, configurazione dei LED, ok, backup, tutte le configurazioni che avete fatto, volendo potete appunto salvarle per poterle ripristinare magari in seguito. Adesso andiamo su network, vediamo cosa c'è, interfaces. Allora, interfaces, io ho attivo LAN, che è appunto la mia rete locale. Ci sono anche altre interfacce, per esempio LTE 4G sarebbe l'interfaccia diciamo, della connessione internet esterna. Io ho provato a seguire appunto una guida che vi faccio vedere dopo. Tuttavia anche da questa guida per attivare questo tipo di funzionalità erano richieste
diciamo dei pacchetti non ufficiali, quindi non ho investigato più di tanto, visto che comunque per adesso non penso di utilizzare la connessione 4G su questo router. Wireless, quindi anche qua ci sono il tipo di connessione wifi, con che tipo di crittografia l'avete attiva, e qua potete appunto gestire anche altre funzionalità avanzate. La crittografia attiva arriva fino a WPA3, quindi anche qua non tutti i router supportano l'ultimo tipo di crittografia wifi. Uno dei vantaggi di avere un sistema operativo aggiornato è che potete appunto utilizzare gli ultimi protocolli di sicurezza crittografici a disposizione. Switch, routing, qua potete impostare regole aggiuntive appunto per la rete IPv4 o IPv6. DHCP e DNS, quindi DHCP è quello che dà l'indirizzo IP ai computer in locale che si collegano, DNS è quello che invece vi converte da nome di dominio a indirizzo IP. L'interfaccia è abbastanza complicata, personalmente il DNS lo faccio gestire a dguard su un altro computer, quindi in realtà questo tipo di funzionalità non la utilizzerei comunque a livello router. Diagnostica, qui possiamo vedere se riusciamo a pingare risorse esterne, e di nuovo firewall, anche qua potete gestire il firewall da questa interfaccia web invece che utilizzare quella da terminale. Ok, questa era vi faccio vedere ancora una cosa abbastanza interessante che mi è piaciuta. Quando fate delle modifiche, vi viene proposto effettivamente che cosa accade. Qua in alto a destra vi dice effettivamente i comandi che vengono dati per fare una certa modifica. Quindi in questo caso, se volevo farlo da terminale, avrei potuto dare questo comando. Se invece era da rimuovere qualcosa, veniva appunto evidenziato in rosso. Se io faccio revert, appunto torno indietro. Questo è utile per capire appunto se le modifiche sono state applicate o meno e in che modo vengono applicate. Ok, andiamo avanti sulle considerazioni. Allora, come dicevo all'inizio, non tutti i router sono supportati. Nel mio caso in particolare, ho guardato sulla guida ufficiale di OpenVRT, quindi se voi andate sul sito di OpenVRT c'è la lista dei dispositivi supportati, e qui potete scrivere per esempio il vostro router. E ok, quindi io ho dato la sigla del router, quindi mi viene detto che è di questa marca, TP-Link, e queste sono anche le versioni hardware, quindi questa è la quinta versione hardware, quindi cliccando qua avete effettivamente a disposizione del firmware corretto da installare. Tuttavia l'installazione non è banale, non entrerò troppo nel merito perché diciamo è un po' incasinata, e comunque vi lascio il link in descrizione. Tuttavia ho dovuto attivare un server TFTP, quindi già l'installazione potrebbe fermare qualcuno. Però una volta configurato questo server TFTP effettivamente riuscite a cambiare il sistema operativo, quindi togliere quello del produttore e mettere OpenVRT. L'altra cosa che dovete tenere in considerazione è essendo un sistema operativo diciamo non ufficiale, non è detto che tutte le funzionalità del vostro router siano poi supportate. Questa è una cosa che non si può generalizzare, bisogna vedere caso per caso. Diciamo, nel mio caso particolare, il flashing non ha dato particolari problemi una volta applicate le configurazioni. Tuttavia il modem 4G non è installato di default, quindi dovete comunque avere la possibilità di installare magari tramite un altro router questi pacchetti sul sistema operativo inizializzato, e questo qui in particolare dà il supporto alla rete 4G. Però come viene scritto in questo post, purtroppo
questa cosa penso che sia ancora valida adesso, dovete installare manualmente dei file APK per avere il supporto di questo router 4G, anzi di questo modem integrato 4G integrato nel router, e una volta fatte queste operazioni comunque avete la possibilità anche di utilizzarlo tramite l'interfaccia web, e questo è il comando che vi fa vedere effettivamente se prende il segnale. Ora io per curiosità ho diciamo installato solo i pacchetti ufficiali disponibili appunto su OpenVRT, e il risultato è stato che ho ottenuto questi errori. Quindi in realtà il modem 4G me lo vede, ma per qualche ragione mi dà questi errori, e quindi non sono andato oltre, non mi sono messo a installare i pacchetti quelli non ufficiali, e appunto come vi dicevo questa cosa dipende da router a router, tuttavia da quello che ho sentito spesso questa è la parte diciamo critica, ovvero quella di attivare la connessione GSM 4G o quant'altro, perché appunto richiedono anche di firmware particolari. Comunque, stando a questa guida, se andate a installare le versioni specifiche, dovreste riuscire anche a attivare il modem 4G. La cosa che mi fa un po' paura è che installando dei pacchetti non ufficiali c'è il rischio che poi con un aggiornamento di OpenVRT alcune cose vengano sovrascritte, quindi anche qua mettete sulla bilancia le due cose se effettivamente vale la pena fare questo tipo di cose. Una delle motivazioni per installare OpenVRT, diciamo più semplice, è che potete configurare il router OpenVRT come se fosse un repeater, quindi invece di comprare un oggetto che fa da repeater, ripetitore wifi nella vostra LAN, potete appunto utilizzare OpenVRT configurato appunto in un modo specifico. Ok, quindi questa era la mia recensione di OpenVRT, che è appunto un sistema operativo Linux ma molto particolare. Era molto tempo che avrei voluto provarlo, però non avevo mai dei router che erano sufficientemente compatibili. E appunto questo è tutto. Come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!